Avete mai lodato il sole? E se la risposta fosse negativa, non temete alcuna divina ira funesta. Mi trovate infatti in un momento contemplativo di pace e serenità al termine di una lunga questline. Ehi, bentornati, bentornate, Tirannomatto qui, dritto al sodo. Knights of the Nine è stata la prima espansione di Oblivion e offre tantissime ricompense a partire dal set completo del crociato fino al priorato, la storica sede dell'ordine crociato che noi dovremmo riportare in auge. Va da sé che questa guida conterrà un sacco di spoiler, perché per sbloccare tutti gli oggetti relativi all'espansione non c'è altro modo se non giocarla. Il mio obiettivo qui è fornirvi un vademecum per quando rimanete bloccati. Da dove si comincia dunque? Iniziamo subito specificando che magari vi sarà già capitato di sentire un po' di chiacchiere fra NPC riguardo a un attacco alla cappella di Anvil. Non preoccupatevi se per qualche ragione i dialoghi si buggano un pochino, è tutto nella norma Bethesda. E non preoccupatevi nemmeno del livello necessario per avviare questa missione, perché le sue ricompense scaleranno con noi, ma approfondirò più tardi in merito. Come potete vedere siamo ad Anvil e qui una guardia ci informerà di un attacco che non è ancora stato ripulito all'interno della cappella. Non è obbligatorio entrare qui dentro e controllare la scena del crimine, però potete sempre andare a lootare i corpi dei poveri malcapitati. La quest pellegrinaggio potrete continuarla all'esterno della cappella di Dibella, andando a parlare con il profeta, che sarà disponibile qui fuori solo di giorno. Quando ci considererà degni, ci consegnerà una mappa per il nostro pellegrinaggio. Dovremo girare per tutta Cyrodiil alla ricerca di sperduti santuari dei 9 divini, partendo da quello di Arkay, che è il più vicino, tra Anvil e Kvatch. Basterà interagire con tutti questi altari per proseguire nella missione. Non c'è un ordine specifico, però io ho preferito partire da Anvil, arrivare poi al santuario di Mara a Skingrad, e spero sia utile questa mia idea di mostrarvelo in entrambe le mappe di gioco, locale e mondiale, con un marker. A volte può essere un po' difficoltoso trovare lo spot preciso di questi santuari. Il terzo per me è stato quello fuori Corrol, il santuario di Dibella. Ho cercato di andare in senso orario perché l'ho trovato più ottimale partendo da Anvil, ma sentitevi di andare un po' come vi pare anche a seconda dei luoghi che avete scoperto. Il quarto per me è stato il santuario di Akatosh, il primo dei divini, a sud di Bruma. Non è il più difficile da raggiungere, ma è un po' incastrato fra i calanchi e ci sono alcuni animali selvatici attorno ad esso. Il quinto per me è stato il santuario di Talos, che potete trovare a sud della città imperiale. Il sesto, il santuario di Julianos. Anche questo è a sud della città imperiale, ma sull'altra sponda del fiume, oltre il ponte. Il mio settimo è stato il santuario di Kynareth, come la divinità vuole, disperso nella natura, nell'est più completo della mappa di Cyrodiil. Il mio ottavo, il santuario di Zenitar, a nord di Bravil. Il mio ultimo e nono santuario è stato quello di Stendarr, che si trova fra Leyawiin e Bravil. Quello che accadrà una volta terminato il pellegrinaggio al nostro nono santuario, dovunque esso sia, sarà la conferma di essere stati ascoltati dai divini e la repentina
comparsa dell'apparizione di Pelinal Whitestrake, il campione crociato che fondò l'ordine di cui noi vogliamo fare parte. Vi risparmio il dialogo con lui anche per lasciarvi godere la storia. Avremo subito la missione assegnata al santuario del crociato. Essa ci manderà ad esplorare delle rovine sommerse alla ricerca dell'elmo di questo Pelinal. Non sarà tanto l'immersione il problema, quanto il dungeon in sé per sé. Dico questo perché a seconda del livello in cui andremo ad affrontare queste aree, i nemici aumenteranno di intensità e rarità di difficoltà, partendo da scheletri arrivando fino a spettri, lich e via dicendo. Occhio anche a salvare spesso, perché ci sono alcuni punti che potrebbero glitcharsi e che vi potrebbero richiedere appunto di ricaricare un salvataggio. Superata buona parte del dungeon arriveremo in un'area finale in cui non solo troveremo l'anello con il diario e una chiave sul corpo dell'ormai defunto Siremiel, il cavaliere che era partito e poi defunto alla ricerca dell'elmo del crociato, ma troveremo anche suddetto elmo facendo un bel saltino qui sopra. Come potete vedere sarà difeso. Una volta sbarazzatoci di tutti questi non morti, un po' duri a morire, potremmo raccoglierlo e completare la nostra quest qui, venendo reindirizzati al Priorato dei Nove. Eccolo qui in tutto il suo splendore. E come potete vedere dalla mappa non è neanche così sperduto tutto sommato. Qui dovremmo affrontare una sfida una volta entrati per ottenere la corazza del crociato. L'accesso a tale sfida è protetto da questo meccanismo. Una volta attivato potremmo accedere alle catacombe del priorato. Qui l'armatura sarà bloccata da un incantesimo. By the strength and guidance of the Nine, who comes before us upon this sacred ground, seeking the cuirass of the Divine Crusader? La sfida consiste nell'affrontare tutti e 8 i companion cavalieri di Lord Pelinal Whitestrake. The final test is upon you. Ready yourself, Sir Knight. Una volta che li avremo sconfitti tutti, saremo ritenuti degni di indossare l'armatura, completando così questo primo segmento della ricerca degli artefatti di Lord Pelinal. Dopodiché dovremo parlare con tutti i fantasmi per avere indicazioni sui prossimi artefatti. Io consiglio di partire dalla quest di Kynareth che ci garantirà gli stivali del set. La missione La Furia della Natura può essere un po' complicata da approcciare senza leggere troppo o carpire quello che la sacerdotessa vuole farci intendere. Dovremmo avanzare verso un piccolo boschetto secluso, per fortuna non troppo lontano dal punto in cui abbiamo incontrato la sacerdotessa. Qui la missione ci dice di attendere le sfide di Kynareth. A volte bisognerà proprio usare l'opzione di attesa affinché esse spawnino. Questo rumore è il segnale che la sfida è attiva. Non commettete questo errore. Non combattete. Se combatterete, verrete ritenuti indegni da tutti i divini e dovrete riprovare la sfida. Che in realtà è molto semplice, basta lasciarsi ferire senza reagire. Quindi preparatevi magari pozioni, spell di cura e prendetevi tutti gli schiaffi che l'orso vorrà darvi. Dopodiché Kynareth ci garantirà l'accesso a una piccola grotta all'interno della quale troveremo gli stivali. Il successivo componente del set si troverà a Corroll e saranno i guanti. Qui bisognerà entrare all'interno della cappella di Stendarr e avere a che fare con una situazione un po' spiacevole. Sempre per evitarvi troppi spoiler, vi semplifico dicendo che i guanti del crociato qui presenti non potranno essere sollevati finché non risolveremo una questione pregressa qui fra due personaggi. Ricordatevi di esaurire tutti i dialoghi di entrambi e ne potrete essere certi solo quando, interagendo con l'altare dei Nove, riceverete
le mani benevole in Leon Hand da applicare al povero Kellen, risolvendo così la questione ma facendoci noi carico del suo malus. Non disperate, perché una volta finito di raccogliere tutti gli artefatti questo malus verrà rimosso al priorato. Il prossimo artefatto lo potremo recuperare a Leyawiin alla cappella di Zenitar e sarà la mazza. Io consiglio questa missione soltanto dopo aver recuperato gli stivali di Kynareth. Del resto in questa guida sto cercando di presentarvi una logica conseguenziale. Se non dovesse bastare, l'NPC Cardus ci farà un bello spiegone sul perché effettivamente servono gli stivali di Kynareth. È un hint bella grande. Una volta finito di parlare con lui potremo scendere nei seminterrati della cappella e andare a recuperare sul cammino dei giusti la mazza. Ma vi pare che sia tutto qui? Ovviamente no. Una volta usciti dalle catacombe saremo aggrediti da questi auroriani che, senza entrare troppo nel merito di spoiler, sono degli elfi fetenti, circa. Risolto l'inconveniente con questi invasori, dovremo andare a Forte Bulwark per il prossimo artefatto, lo scudo. E preparatevi perché questa parte sarà veramente lunghetta e complessa. Infatti a Forte Bulwark non solo dovremmo navigare fra infiniti cunicoli pieni di evocatori e i loro piccoli sgherri. No, non è solo questo il problema. Dovremo cercare di risolvere alcuni puzzle a partire da quelli sulle porte e i cancelli, che sono abbastanza semplici, fino ad altri molto più complessi e che vi dovrò spiegare fra un po'. Ora, le soluzioni si possono trovare all'interno di pergamene, appunti relativi agli evocatori che hanno impunemente occupato questi luoghi. Però, se volete, invece che saltare direttamente al prossimo artefatto, io vi presento le soluzioni, partendo da questa, che è abbastanza semplice. Seguite i miei movimenti a zigzag. Piccola interruzione per andare a salvare un prigioniero. Questo non è un puzzle, è abbastanza semplice. Gira la maniglia. Non vi dico chi è questo prigioniero, sempre per limitare gli spoiler. Vi faccio vedere come non si devono evitare delle trappole. Però vabbè, se avete abbastanza HP potete fare esattamente come il sottoscritto. Per arrivare poi a un altro puzzle. Questo sembra abbastanza semplice, ma è un po' macchinoso. Bisogna far voltare le statue tutte verso il centro della stanza di fronte alla statua principale. Attenzione, perché alle volte sembrerà di averlo fatto giusto, ma non sarà proprio precisissimo. Comunque la porta segreta ci condurrà poi a un ennesimo puzzle che sarà un po' tedioso da risolvere. Non perché sia difficile, ma perché richiederà tanto tempo. È un memory game, un gioco mnemonico. Questa è la soluzione che sono riuscito a trovarvi e farvi vedere, che potete ovviamente anche ignorare. Bisognerà prendere gli oggetti ogni volta dalla cassa centrale, portarli nella cassa corretta e, se giusto, l'oggetto non ricomparirà ma si volterà la statua. Ogni volta verrà illuminato un oggetto specifico sopra una delle casse, quindi appunto alla lunga riuscirete ad aprire questa benedetta porta e trovare lo scudo alla fine del tunnel. Tornando al priorato, uno scudiero ci verrà incontro e ci racconterà la tragica fine del suo cavaliere, consegnandoci gli schinieri e le informazioni sulla spada del set del crociato. Come potrete notare, a questo punto avremo già abbastanza cavalieri con noi da poter essere accompagnati, ma potremo anche partire per questa caverna da soli. Essa si trova tra Bruma e Corrol ed è abbastanza facile che voi ci siate già passati anche per sbaglio, però la parte che ci interessa è ben sepolta all'interno dei cunicoli. Essendo molto labirintico, io vi consiglierei di usare al più presto l'incantesimo di chiaroveggenza per non perdervi e per arrivare al vostro obiettivo il prima possibile. Obiettivo che sarà disponibile soltanto nel momento in cui la quest sarà attiva, perché altrimenti non potremmo accedere allo scontro con lo spettro che ci interessa. Inoltre, attenti alle trappole, è abbastanza facile cadere in tranello qui dentro. E dopo tanti percorsi sbagliati e nemici smazzati,
si arriverà all'obiettivo, che impugnerà la nostra spada e chiederà a gran voce di essere punito nel nome dei 9 divini. Una volta fatto questo, ammazzate o come vi pare, potremmo andare a recuperare anche degli oggettini. Infine ci dovremo dirigere alla cappella a Cheydinhal e qui riconsacrare la spada che è stata profanata. Giusto? Non ci dovrebbe essere altro. E invece gli elfi boia sono qui, solo noia, ancora a infastidirci, quindi puniti anche loro, non ci resterà che portare la spada sull'altare dei 9. Così terminerà la nostra ricerca. È vero, abbiamo recuperato tutti gli artefatti del crociato, ma la nostra avventura non è ancora conclusa. Ci è stato appena comunicato che dobbiamo ricevere la benedizione di Talos dal profeta, che ci ha raggiunti al priorato. Perché in realtà in tutto questo io ho cercato di evitare di farvi spoiler, ma la verità è che dovremmo affrontare un re stregone degli Ayleid e Pelinal non fu in grado di sconfiggerlo definitivamente perché non era ancora presente Talos fra i divini. Ma qui la mia guida si ferma perché non voglio spoilerarvi il resto della storia dell'espansione. Arrivati a questo punto avremo tutti i benefit di Knights of the Nine. In chiusura, come vi avevo anticipato all'inizio, ci sono dei bonus finali come la possibilità di far livellare il nostro set assieme a noi posizionandolo in questo espositore per armature. Può funzionare anche per il cambio da armatura pesante ad armatura leggera, a seconda di quale sarà la più alta in statistica. Inoltre, una volta finita tutta la quest, avremo accesso anche a delle benedizioni che bufferanno il nostro personaggio. Direi che siamo giunti alla fine, quindi fatemi sapere se vi è interessata questa guida, se vi è piaciuta e via dicendo. Non posso che ringraziarvi per il vostro tempo e il vostro supporto. Tiranno matto out anche oggi. Questo è quanto. Alla prossima, avventurieri. All citizens are welcome in the Imperial Palace. We're here to help.